Sono le 6:30 del 16 agosto, ci stiamo avviando adesso verso l'Antelope Canyon, che è la prima tappa di oggi, e abbiamo il tour che parte alle 9:10 di stamattina, però bisogna essere lì alle 8:30 e comunque abbiamo un'ora e mezza di strada. Quindi è meglio partire presto, che così arriviamo prima e ci garantiamo i posti. E non vedo l'ora per l'Antelope, secondo me sarà molto figo. Buongiorno amici e ben ritrovati nel 9° episodio della serie sulla Route 66. Oggi visiteremo un'altra meraviglia degli Stati Uniti d'America, l'Upper Antelope Canyon, per poi dirigerci verso la piccola cittadina di Page, che però ha molto da offrire, tra cui uno dei punti più fotografati del fiume Colorado, l'Horseshoe Bend. Ed infine, facendo un salto veloce fuori programma a Flagstaff, l'ultima città importante sulla Route 66 prima di Los Angeles. Ma non perdiamo altro tempo e vi auguro una buona visione. Questo tour si chiama il C. Begalonini Tour, è praticamente sempre uno dei tour indiano che si può fare per l'Upper Antelope Canyon. Ce ne sono diversi posti, diversi provider che danno per l'appunto questa esperienza di entrare all'interno dell'Upper Antelope Canyon. Noi abbiamo scelto questo perché era uno tra i più economici comunque e anche con gli orari ci andava bene. Abbiamo pagato $100 a persona più o meno, quindi $300, che non è poco, però vedendo le foto dovrebbe valerne la pena. Se venite all'Antelope Canyon, fate l'Upper Antelope Canyon, che dovrebbe essere quello più bello. E niente, ora aspettiamo qui, abbiamo già fatto il check-in e fra poco dovrebbero chiamarci per salire sulle jeep e partire. Prima di partire vorrei aggiungere una cosa, che abbiamo aspettato più di un'ora in più, perché hanno un fuso orario completamente diverso. Non lo stadio, Loro possono andare loro riserva qua a un orario a un'ora indietro, quindi se voi venite tenete conto che qua sono un'ora indietro. It is a walking tour, so we'll be constantly moving together inside the canyon as a group. I'll stop, show you guys some nice spots, take a good photo, where to stay, where to get gear. Ma bando alle ciance e mettiamoci in marcia! Ed ecco davanti a noi l'Antelope Canyon, uno spettacolo della natura che non ha bisogno di spiegazioni, ma vi lascio godere le immagini che parlano da sé. Presumo che il giro sia finito, ora stiamo facendo questo sentiero che penso ci riporterà all'auto e alla jeep per poi tornare verso casa, ma mi sa di sì, perché vedo le jeep là in fondo. Bello, molto 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 bello, forse da venire a mezzogiorno. Secondo me a mezzogiorno è il top, perché è la luce che viene proprio dall'alto e fende i canyon. Però bello, forse $100 un po' tanti a testa, anche comunque per il tempo che ci abbiamo messo, cioè alla fine il giro dura 40 minuti, una roba del genere, se non conti le jeep che ti portano qui e indietro, quindi bellissimo da vedere, però sì, diciamo che una volta nella vita, ecco, mettiamo così. sono troppo lunghi sti scalini. Siamo scesi dalla jeep e adesso ci rimettiamo in marcia verso Page, dove mangeremo e poi si va a vedere altre cose del Grand Canyon.
E dopo questa breve visita a Page ci siamo diretti verso il prossimo punto panoramico, l'Horse Show Bend. Siamo arrivati ora in uno dei punti più iconici della fotografia nel Grand Canyon, ossia l'Horse Show Bend, che è praticamente un'insenatura del fiume Colorado dove fa questa specie di ferro di cavallo e da cui per appunto è il nome. Tenete a mente che quando venite su questi posti dovete quasi sempre pagare. Noi abbiamo pagato $10 per parcheggiare l'auto, che praticamente alla fine comprende anche la visita a piedi di questa attrazione. Cavolo. Veramente meraviglioso ed anche se un po' turistico è senza dubbio da vedere, specialmente in una giornata limpida come oggi. Ci siamo quindi rimessi in marcia attraversando gli stupendi paesaggi dell'Arizona verso il nostro hotel a Tuba City. Abbiamo fatto il check-in in hotel a Tuba City. Penso che sia forse l'unico hotel della città, se non il secondo forse. Adesso siamo fuori programma, ma ci stiamo dirigendo verso Flagstaff. Non era incluso nel giro che dovevamo fare, però visto che siamo arrivati in hotel alle 3 di pomeriggio e siamo riusciti a fare tutto quello che dovevamo fare stamattina per le 2, ci stiamo dirigendo verso Flagstaff, che è penso l'ultima città importante prima di Los Angeles sulla route, quindi solo per andare a vederla e dire che ci siamo passati ci stiamo andando, tanto alla fine è un'ora e un quarto di strada da Tuba City, quindi andare, vedere 2 cose e poi tornare indietro a dormire a Tuba stasera. Ci siamo fermati a Flagstaff in uno dei punti un pochino più iconici che abbiamo trovato online, che è questa stazione dei treni che dovrebbe avere un bellissimo murales della Route 66 davanti. Carino, ci sta, comunque questa qua davanti che ci passa a fianco è la Route 66, quindi l'abbiamo ripresa un secondo giusto per vedere dove passava Flagstaff e adesso ritorniamo invece verso Tuba City. E con questo splendido tramonto dal nostro hotel a Tuba City si conclude anche la 9ª giornata sulla Route 66. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto e rimanete sintonizzati perché nel prossimo video vedremo, penso, una delle cose più belle che gli Stati Uniti hanno da offrire. Quindi noi ci vediamo giovedì questo alle 19 con il prossimo video. Ciao ciao!